Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono super contenta di avervi qui oggi per parlare di un argomento che so che vi interessa tantissimo, soprattutto se siete fan del mondo dello spettacolo turco. Cosa è successo a Neslihan Ertuğrul e perché sembra aver detto addio, almeno per ora, al sogno di Hollywood? Negli ultimi anni abbiamo visto un'ondata di attori e attrici turchi conquistare il cuore del pubblico internazionale. E Neslihan Ertuğrul era sicuramente in cima alla lista di quelli con il potenziale per sfondare a Hollywood. La sua bellezza magnetica, il suo talento indiscutibile e la sua versatilità le avevano aperto le porte a opportunità davvero interessanti. Ma poi, silenzio. Nessun progetto hollywoodiano all'orizzonte. Cosa è successo? Cercheremo di fare chiarezza, scavando tra rumors, dichiarazioni ufficiali e un pizzico di speculazione, per capire cosa si cela dietro questa pausa hollywoodiana. Prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati a questo tipo di contenuti. Tante notizie, curiosità e approfondimenti sul mondo dello spettacolo turco e internazionale vi aspettano. E ora, bando alle ciance e tuffiamoci nel cuore del nostro argomento. Neslihan Ertuğrul, per chi non la conoscesse, anche se dubito, è una delle attrici turche più amate e apprezzate. La sua carriera è costellata di successi, da Yaprak Dokumu a Kara Sevda, serie che l'hanno consacrata come una delle protagoniste indiscusse del panorama televisivo turco. La sua interpretazione intensa e passionale, unita a un carisma innato, l'hanno resa un'icona. Non è solo una bellezza statuaria, è una forza della natura davanti alla telecamera, capace di trasmettere emozioni complesse con uno sguardo, un gesto, un sussurro. La sua presenza scenica è magnetica, cattura l'attenzione e ti trascina nel mondo che sta interpretando. E poi c'è Sefirin KZ, la figlia dell'ambasciatore, un altro grande successo che, però, ha segnato anche un punto di svolta nella sua carriera, almeno dal punto di vista fisico e di salute. Ricorderete che Neslihan ha dovuto abbandonare la serie a causa di problemi di salute, diagnosticati come leaky gut syndrome o sindrome dell'intestino permeabile. Una condizione che la debilitava e le impediva di sostenere i ritmi estenuanti delle riprese. Questo è un aspetto cruciale da non sottovalutare, perché la salute è il fondamento di tutto, specialmente in un'industria che richiede performance al top costantemente. Ecco, questo è il primo, grande, punto da considerare. L'addio a Sefirin KZ non è stata una decisione presa alla leggera, ma una necessità. La sua salute era compromessa e doveva prendersi cura di sé. E questo ci porta inevitabilmente a chiederci, quanto ha influito questo problema sulla sua possibile carriera a Hollywood? È stata una tegola inaspettata, un ostacolo che ha sicuramente cambiato le carte in tavola. La risposta non è semplice. Sicuramente, la sindrome dell'intestino permeabile ha rappresentato un ostacolo. Hollywood, si sa, è un ambiente competitivo e spietato, con ritmi di lavoro frenetici e una pressione costante. Un'attrice che non è al 100% della sua forma fisica potrebbe avere difficoltà a sostenere le sfide che il sistema hollywoodiano impone. Non si tratta solo di apparire al meglio, ma di avere l'energia e la resistenza necessarie per affrontare lunghe giornate di riprese, viaggi frequenti e la pressione di essere costantemente sotto i riflettori. Immaginatevi i casting, le audizioni, le lunghe giornate di riprese, i viaggi. Tutto questo richiede una grande energia e resistenza fisica. E se Neslihan non si sentiva in grado di affrontare tutto questo, è comprensibile che abbia preferito fare un passo indietro e concentrarsi sulla sua salute. Prima di tutto, viene il benessere personale. Non si può costruire una carriera di successo se la salute non è solida. La decisione di prendersi una pausa da Sefirin KZ è stata un atto di coraggio e di consapevolezza. Ma non è solo una questione di salute. Ci sono anche altri fattori da considerare. Il primo, e forse il più importante, è la sua vita personale. Neslihan è sposata con Kadir Dulu, un altro attore turco molto popolare. La loro è una delle coppie più ammirate del mondo dello spettacolo turco, e sembra che siano molto legati. Il loro amore è palpabile, si percepisce la complicità e il sostegno reciproco. Avventurarsi in una carriera a Hollywood avrebbe significato, inevitabilmente, passare molto tempo lontana da Kadir. E forse, la prospettiva di una relazione a distanza non la entusiasmava. Dopotutto, la famiglia e gli affetti sono importanti, e Neslihan ha sempre dimostrato di dare la priorità alla sua vita privata. Il legame con Kadir è un pilastro fondamentale nella sua vita, e la decisione di mettere la relazione al primo posto è comprensibile e ammirevole.
Un altro aspetto da non sottovalutare è la scelta dei ruoli. Neslihan è un'attrice molto selettiva, che non accetta qualsiasi parte le venga offerta. Ha sempre dimostrato di avere un forte senso artistico e di voler interpretare ruoli che la stimolino e la mettano alla prova. Non si accontenta di ruoli superficiali o stereotipati, cerca personaggi complessi e sfaccettati che le permettano di esprimere al meglio il suo talento. Hollywood, a volte, può essere un tritacarne. Molti attori, anche quelli di talento, finiscono per interpretare ruoli stereotipati o poco interessanti, pur di avere visibilità. Forse Neslihan non era disposta a scendere a compromessi e a rinunciare alla sua integrità artistica. Forse non ha trovato il ruolo giusto, quello che le avrebbe permesso di esprimere al meglio il suo talento e di farsi conoscere al pubblico internazionale. La sua ambizione non è solo la fama, ma anche la possibilità di crescere artisticamente e di lasciare un segno con il suo lavoro. Inoltre, non dimentichiamo la competizione spietata che regna a Hollywood. Ci sono migliaia di attrici di talento che sognano di sfondare, e farsi notare non è facile. Bisogna avere talento, certo, ma anche fortuna, determinazione e un buon agente che sappia promuovere la tua immagine. La concorrenza è feroce, e anche le attrici più talentuose devono lottare per ottenere un'opportunità. E poi c'è anche una questione culturale da considerare. Il cinema e la televisione turca stanno vivendo un periodo di grande successo internazionale. Le serie turche sono tradotte e trasmesse in tutto il mondo, e gli attori turchi sono diventati delle vere e proprie star globali. Questo successo ha aperto nuove strade e opportunità per gli attori turchi. Forse Neslihan ha pensato che non fosse necessario andare a Hollywood per raggiungere il successo internazionale. Forse ha preferito concentrarsi sulla sua carriera in Turchia, dove ha un pubblico affezionato e dove può scegliere i ruoli che preferisce. Il mercato turco offre molte opportunità, e Neslihan è una delle attrici più richieste e apprezzate. E infine, non dimentichiamo che Neslihan è una persona molto riservata. Non ama particolarmente la mondanità e preferisce tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Hollywood, al contrario, è un mondo in cui l'esposizione mediatica è costante e in cui la vita privata degli attori viene spesso messa in piazza. La sua privacy è un valore importante per lei. Forse Neslihan non si sentiva a suo agio in questo ambiente e preferiva una vita più tranquilla e riservata. Dopotutto, il successo non è tutto. La felicità e la serenità sono ancora più importanti. Il successo può essere effimero, ma la felicità personale è un tesoro inestimabile. Quindi, ricapitolando, cosa è successo davvero? Non c'è una risposta univoca. Probabilmente, una combinazione di fattori ha contribuito a questa pausa hollywoodiana di Neslihan Atagul. I problemi di salute, la vita privata, la scelta dei ruoli, la competizione spietata e la sua personalità riservata hanno sicuramente giocato un ruolo. È un puzzle complesso, con molti pezzi che si incastrano per formare un quadro completo. Ma questo non significa che Neslihan abbia detto addio per sempre al sogno di Hollywood. Magari, in futuro, quando si sentirà pronta e quando troverà il progetto giusto, deciderà di tentare la fortuna. Dopotutto, il talento e il carisma non le mancano. Il futuro è incerto, e le porte di Hollywood rimangono aperte per lei. Per ora, però, sembra che Neslihan preferisca concentrarsi sulla sua salute, sulla sua famiglia e sulla sua carriera in Turchia. E noi, da fan, non possiamo che rispettare la sua decisione e augurarle tutto il meglio. Il suo benessere e la sua felicità sono la priorità. Ma voglio aggiungere un elemento ulteriore alla discussione. C'è un crescente dibattito sull'importanza della rappresentazione autentica nel cinema e nella televisione. Gli attori di diverse etnie e culture stanno lottando per ottenere ruoli che riflettano la loro identità e la loro esperienza. Forse Neslihan, consapevole di questa dinamica, sta aspettando un progetto che valorizzi le sue radici turche e che le permetta di portare una prospettiva unica al panorama hollywoodiano. Sarebbe un passo importante per la diversità e l'inclusione nell'industria dell'intrattenimento. Inoltre, la popolarità delle serie turche sta aprendo nuove opportunità per gli attori turchi di collaborare con produzioni internazionali senza dover necessariamente trasferirsi a Hollywood. Le piattaforme di streaming stanno investendo in contenuti globali, e questo crea un terreno fertile per la collaborazione tra talenti provenienti da diverse parti del mondo. Forse Neslihan sta esplorando queste nuove possibilità, cercando un progetto che le permetta di lavorare con registi e produttori internazionali pur rimanendo fedele alla sua identità culturale. Infine,
È importante ricordare che la carriera di un attore è un viaggio in continua evoluzione. Le priorità cambiano, le opportunità si presentano inaspettatamente, e le decisioni vengono prese in base a una serie di fattori personali e professionali. Forse Neslihan sta semplicemente attraversando una fase di transizione, un momento di riflessione e di crescita. E quando sarà pronta a tornare sotto i riflettori, lo farà con una nuova energia e una nuova visione. Bene, ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante l'analisi che abbiamo fatto su Neslihan Nathaniel e il suo rapporto con Hollywood. Ricapitolando brevemente, abbiamo visto come i problemi di salute, la vita privata, la scelta dei ruoli, la competizione e la sua personalità riservata abbiano probabilmente contribuito alla sua decisione di non intraprendere, almeno per ora, una carriera a Hollywood. Ma abbiamo anche esplorato altre possibilità, come la volontà di rappresentare autenticamente la sua cultura, la ricerca di collaborazioni internazionali e la possibilità di una fase di transizione nella sua carriera. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato le informazioni utili. Ora vorrei sapere cosa ne pensate voi. Lasciate un commento qui sotto con le vostre opinioni e le vostre teorie su questo argomento. Siete d'accordo con la mia analisi? Avete altre ipotesi? Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Qual è la vostra opinione? Credete che Neslihan tornerà a Hollywood? Quale tipo di ruolo le vedreste bene interpretare? E per finire, vi invito a mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici appassionati di serie turche e, ovviamente, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Tanti altri video interessanti vi aspettano. Grazie ancora e alla prossima. Ciao!